La Roma viene prima di tutto e con queste parole che viene accompagnato alla porta Claudio Ranieri sono le stesse parole poi utilizzate, rimarcate da Gasperini poco fa in conferenza stampa. Ed è strano che vengano rivolte proprio a colui che tante la volte, ogni volta che ce n'è stata occasione, lui sì, la Roma l'ha messa davanti a tutto. Forse l'unica volta che ha ceduto, l'unica volta in cui magari, non lo so, è subentrato l'ego, la rabbia, non lo sappiamo quello che è successo. Di certo qualcosa è successo, non come adesso Gasperini ascoltava la conferenza stampa e sembrava che quasi lui fosse stranito dal fatto che tutto ciò fosse avvenuto. No, ma non è mai successo niente, io non me l'aspettavo proprio una cosa del genere. No, no, ma alla fine con Massara il feeling. Sì, non c'è feeling tech. Caspita, dici niente. No, ma coi medici sì, problemi, ma poi sono loro. No, ma, cioè, sembrava quasi. Ne è uscito stravincitore Gasperini, eh? Ne è uscito stravincitore. Però no, non prendiamoci in giro. Sappiamo che ha un carisma forte, sappiamo che sicuramente si è messo, non voglio dire contro tutti, ma appunto ci sono stati dei dissapori un po' su tutti i fronti. Però, e c'è un gran però, che fa sì che anche io ragazzi, oggi sono più dalla parte di Gasperini. Sapete perché? Perché Ranieri a inizio stagione era a fianco di Gasperini ed è una delle poche conferenze stampa che ho ascoltato e dove diceva noi questo qua l'abbiamo preso perché lui è sempre arrabbiato, perché lui non è mai contento, perché lui non è uno yes man, non ci dice sempre sì, noi lo prendiamo proprio per questo. E allora, ecco, ecco il motivo per cui oggi dico stravince Gasperini e vince meritatamente questo sorto di confronto. Ne parliamo e come se lo facciamo. Prima, come al solito, se volete, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Che ha sempre bisogno di questi pollicioni, sapete, di questi like, no? Si ciba, sì, sì, sì. E se volete iscrivetevi, vi ringrazio perché, non lo so, ogni volta che lo dico, comunque in qualche modo mi ascoltate, mi supportate, continuate a farle. Io quasi non mi sento nemmeno all'altezza delle vostre conferme sotto questo aspetto. Quindi vi ringrazio davvero se riuscite. Continuate a supportarmi sostanzialmente. Grazie di cuore. In descrizione tutti i profili social. Ok. Ehm, andiamo al dunque. Ranieri lascia la Roma, già ieri sera era nell'aria, arrivano conferme. Io pensavo potessero esserci una sorta di dimissione da parte sua, invece mi pare di capire che ci sia stato un confronto e quindi è più la proprietà che è messa dinanzi al bivio, questa volta decide di andare e di confermare la guida tecnica. Ehm, ed è una scelta che ribadisco, approvo, perché bisogna dare continuità assolutamente, però questo sono assolutamente d'accordo con Gasperini, lo sentivo adesso in conferenza, appunto, ci deve essere una condivisione tra appunto allenatore, direttore sportivo, lo staff medico, ci deve essere coesione. Nel momento in cui non c'è, devi farla una scelta. Sì, io da innamorato, da romantico, a me sarebbe piaciuto continuare comunque a vederli tutti ancora insieme perché reputo Gasperini un grande allenatore, Ranieri una figura importante, assolutamente importante e capitale alla Roma, però non c'erano più i presupposti per continuare come se non lo fosse. Anzi, mi pare di capire che anche lo stesso Massara verrà in qualche modo liquidato, perché anche qui mi pare, lo ha detto chiaramente Gasperini, non c'è feeling, non si è mai andato sul personale, ma non c'è feeling, quindi pare, essendo che Massara e Ranieri
ci fosse un collegamento abbastanza diretto. Credo che anche qui si cambierà qualcosa. Vedremo. Ritorno al fattaccio. Perché uno come Claudio Ranieri, alla sua età, forse al suo primo vero grandissimo autogol, adesso non è che posso stare qui a ricordare tutta la carriera, anche perché ero piccolino, Ranieri ha una carriera infinita, e qui stiamo parlando della parte finale, e secondo me non è la fine della storia di Claudio Ranieri, nel senso che secondo me, per quanto diceva fino a poco tempo fa, voglio andare in pensione, lasciatemi stare, credo che forse in chiave nazionale ne sentiremo parlare, non lo so, vedremo, e non mi dispiacerebbe sentirne parlare. E, io mangio e mi scordo, faccio il ragionamento e poi mi scordo dove volevo andare a parare. E dico, una figura come lui, chissà che cavolo è successo. Io vorrei veramente sapere qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vorrei sapere tutto ciò, perché quella ha proprio buttato tutto all'aria con dichiarazioni che, ripeto, in quel momento storico erano assolutamente ma in realtà proprio quelle cose anche a fine stagione, nel momento in cui dice è stata la terza, quarta scelta, non è mai bello, non c'è un momento. Di certo quello è il meno indicato, ecco, quindi ripeto, un errore troppo grossolano, una buccia di banana, però in bella vista, troppo accecante per rimanere in qualche modo, per andarci dritto. E è andata così. Ribadisco ancora una volta, oggi senti Gasperini è quasi incredulo, no, ma non c'era mai stato un motivo, non c'era mai... È impossibile. Cioè, tutto ciò è impossibile, però uno come Ranieri sapeva che aveva messo che ha buttato dentro, no, nella fossa dei leoni. Quindi peccato, però ribadisco, una scelta andava fatta ed è stata questa. E adesso vedremo un pochettino. Certo è che bisogna comunque, cioè non è che togli Ranieri, magari andare a togliere anche Massara si risolveranno i problemi. Ne abbiamo visti di cambi, di allenatori, di dirigenti in casa Roma. Io continuo a pensare che questa proprietà, che comunque ha speso tanto, ha investito, ragazzi, forse un billion, no? Da quando è arrivata? Mi sembra di non esagerare. Cioè, è una delle proprietà che ha speso di più in Italia, secondo me. Ma forse anche quella che ha speso di più. Cioè, non sto qua a fare i conti in tasca, ma hanno speso tanto. Il problema è che hanno speso male. Il problema è che oggi cerchi di costruire qualcosa e subito sei pronto a rigettarlo. Quindi io vorrei vedere una proprietà più presente. Solo in questo modo determinati fattacci poi non accadono, perché Ranieri chi ce l'ha messo? Non penso che ce l'abbia messo Gasperini, appunto. Ci hanno messo loro. E com'è che oggi va via Ranieri? Sì, perché ha sbagliato, certo, però perché succedono queste cose alla Roma? Ecco, la domanda, forse delle domande, perché succedono queste cose alla Roma? Va bene, a voi la risposta sotto nei commenti, magari ditemi un po' tutto quello che vi pare. Io intanto vi abbraccio caramente e fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschi.